Avete mai pensato a cosa fareste se oggi ai telegiornali annunciassero che nel giro di un mese finirà il mondo e avrete il tempo contato? Con chi passereste i vostri ultimi giorni? Dove andreste? Non mi sono mai posto queste domande sinceramente, fino a quando, girando a caso tra i canali di Samsung TV, mi sono imbattuto in una piccola perla di cui non avevo mai sentito parlare. Cercasi amore per la fine del mondo. Nel giro di un anno l'ho già visto 2 volte e ad entrambe le visioni ho sentito un enorme peso sullo stomaco alla fine, oltre alle domande che ho posto poco fa. Quindi, come potrei non parlarvene? Partiamo dalla... Un asteroide sta per schiantarsi sulla Terra e all'umanità rimangono solo più 3 settimane prima di arrivare all'estinzione. Questa è la notizia che Dodge, interpretato da Steve Carell, un'impresa da Dio e di Office tra i numerosi film e serie TV in cui potreste averlo visto, e sua moglie Linda, Nancy Carell, moglie dello stesso Steve e presente anche in The Office, sentono alla radio in auto poco prima che quest'ultima esca dal veicolo e molli il marito per sempre. Dodge decide di arrivare alla fine della propria esistenza continuando a fare ciò che ha sempre fatto fino a quel momento, senza lasciarsi andare a follie varie come i suoi amici e il resto dell'umanità sembrano aver deciso di fare. Dopo essere andato ad una festa di una sua coppia di amici, Dodge fa la conoscenza della sua vicina di casa, Penny, interpretata da Keira Knightley, Pirati dei Caraibi, Orgoglio e Pregiudizio, Sognando Beckham e tantissimi altri. La ragazza si è appena lasciata con il fidanzato e ha deciso di nascondersi da quest'ultimo per non stare peggio e Dodge la invita ad entrare in casa sua. Il giorno dopo Penny gli consegna un po' della posta arretrata che era stata consegnata erroneamente a lei e l'uomo trova una lettera di 3 mesi prima da parte della sua prima fidanzata e più grande rimpianto, Olivia. Quest'ultima gli ha scritto che è divorziato da suo marito, ha un figlio di 6 anni e non ha mai dimenticato Dodge, per lei è rimasto sempre l'amore della sua vita. Intanto però il protagonista scopre sempre da Penny che Linda ha un fidanzato e questo lo manda completamente in crisi, si ubriaca e sviene in un parco. Al suo risveglio si ritrova un cane e un biglietto con su scritto sorry. Mentre torna a casa vede che le cose stanno precipitando e che stanno scoppiando rivolte in tutta la città. Quando i rivoltosi iniziano a lanciare oggetti verso le sue finestre, decide di andare a svegliare Penny, che non sente i rumori all'esterno a causa della sua ipersonnia. Nell'appartamento della ragazza trova anche il suo ex, Owen, Adam Brody, famosissimo per DOC, il quale si aggrega a loro nella fuga, anche se non per molto, dato che Penny decide di mollarlo in mezzo ai rivoltosi dopo che Dodge le ha detto di poterla aiutare a tornare dalla sua famiglia prima della fine del mondo, se lei lo aiuterà a raggiungere Olivia. Da qui inizia il viaggio di Dodge, Penny e Sorry, e io lascio a voi il piacere di scoprire come continua. Molto bene alla regia Lorin Scafaria, qui al suo primo lavoro come regista ma successivamente direttrice anche di Le ragazze di Wall Street. Molto brava nel gestire il dualismo tra commedia romantica e dramma, riuscendo molto spesso a colpire in profondità ma anche a farti fare qualche bel sorriso. Molto bene la fotografia, nulla di fuori dal normale ma un bel lavoro. Le musiche di Jonathan Sadoff, compositore anche per la serie TV Dollface, e di Rob Simonsen, alla composizione anche per Deadpool e Wolverine tra gli altri, sono ottime, sempre perfette per il momento con scelte veramente azzeccate. Bene il sonoro. Benissimo la coppia protagonista. Ho adorato veramente Steve Carell nella parte dell'uomo disilluso e arreso all'inevitabile fine che sta per fare. Allo stesso modo ho trovato molto brava Keira Knightley nella parte della ragazza ottimista che cerca sempre una soluzione anche laddove potrebbe non esserci. Bravissimi entrambi e veramente inaspettata la loro chimica. Bene il cast di contorno, pur non avendo nessuno che spiccasse particolarmente. Appropriato il doppiaggio, un gran bel lavoro per la versione italiana. Un film che ho veramente tanto apprezzato, grazie ad una buona regia, un'ottima recitazione, musiche estremamente azzeccate e una storia veramente tanto interessante quanto profonda, capace di rifilarti alcuni pugni allo stomaco che ti buttano a terra molto velocemente. Come ho detto in apertura, l'ho già visto 2 volte ed entrambe mi hanno lasciato con un senso di vuoto che pochi film riescono a lasciarmi e questo è, per me, un valore aggiunto. Perfetto per chi volesse godersi una commedia romantica con una buona dose di dramma e dolcezza che sa tenerti incollato allo schermo dall'inizio alla fine. Da parte mia è assolutamente consigliato. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Ciao!